Ragazzi, buongiorno. E-Bike Days 2026 di Monaco. Che cosa sono gli e-Bike Days? Sono quello che praticamente desidera ognuno di noi, ovvero provare tante biciclette in un'area completamente all'aperto, e per fortuna il clima ci è favorevole oggi. Tante case, tutte che portano dei modelli diversi di e-bike, quindi potete provare dalla Urban alla IMTB e ve la fanno provare in tracciati disegnati apposta per l'evento. Quindi non c'è capannoni, non c'è fiera, è una cosa adibita in un bellissimo parco, esattamente nel parco olimpico di Monaco, che è una meraviglia, uno spettacolo incredibile. Quindi oggi mi divertirò per voi a fare un po' di prove, qualche IMTB interessante, ma soprattutto tanto pedalare e sensazioni, perché quello che interessa a voi sono le sensazioni. Direi che il focus principale è appunto magari provare a sentire queste differenze fra il motore Avinox, adesso che hanno presentato finalmente l'M2S, quindi proverò l'M2S, proverò un CX, proverò lo Specialized e voglio vedere che cosa vado a sentire. Vi provo a comunicare che cosa sento. Eccomi qui allo stand di Canyon, dove troviamo subito qui davanti a noi col motore Shimano EP8 la Spectralon con prezzi molto interessanti. Nuova batteria da 800 dopo i problemi che hanno avuto con la batteria, 4.000 euro, a partire da 4.000 euro. E invece qua troviamo la Torque On, sempre con prezzi a partire da 4.000 euro, ma con la versione sempre Shimano dell'EP6. Wir sind Holzeit. Das ist in der Zwischenzeit gut aufgehoben auf unserem Abus Bike Parkplatz. Und zwar, wenn ihr hier zwischen Stadion Ed und eccoci qui con la novità della Raymon, che monta il nuovo motore Avinox M2S e la nuova batteria da 700, e si vede, rende il tubo obliquo davvero piccolo. Und da könnt ihr dann euer Material, eure Bikes auf Hals und Niert langsam ran. 160 mm l'anteriore, 150 mm posteriore. Da muss man sich manchmal erst ein bisschen rantasten. Nuovo motore appunto Avinox e 6.000 euro di prezzo. Zona Decathlon per i bambini con una piccolissima pump track, in maniera tale che i piccoli si divertono, e gonfiabili. Questo qua è il Park Tour che Shimano ha allestito con un po' di difficoltà per appunto testare le IMTB, o altrimenti si sale lassù in maniera tale che proviamo il motore in salita. L'ultima arrivata è qua che mi aspetta, no, che aspetta a voi ragazzi, l'Evo 4 Evo Pro in colore grigio opaco, e ragazzi vi assicuro che è veramente bella da vedere. La cosa impressionante di questa bicicletta qui è che rispetto agli competitor ha proprio uno schermettino piccolo. Però sì, la batteria da 8,40 rispetto alla 700 o anche all'800 che monta l'Avinox porta ad avere davvero un tubo obliquo veramente importante. Qui troviamo sempre in casa Specialized la Turbo Levo, diciamo la classica, però S-Works, quindi montata da paura. Questa colorazione azzurro viola molto interessante. E poi la Rally con questo manubrio Roval completamente con l'attacco manubrio integrato,
questa colorazione che avevamo già visto anche in fiera al Cycling World Europe, anche questa in versione S-Works, molto molto bella per me. La cosa interessante sono queste tabelle qui, ve la faccio vedere, appunto per andare a differenziare i 3 modelli che hanno creato. Hanno fatto una bicicletta agile, che è la Levo R, che appunto ha un'agilità sorprendente, una leggerezza maggiore rispetto alle altre. Saltiamo alla Levo 4 standard, che è versatile e fa un po' di tutto, però chiaramente il peso non è proprio light, non è come la R. E poi l'ultima arrivata di casa, che è la 4 Evo, la Levo 4 Evo, che invece non ha agilità ma fa veramente di tutto, quindi una schiacciasassi, non ha paura di niente, però anche questa soffre di un peso non del tutto light. Però hanno fatto praticamente 3 modelli per coprire tutto a seconda delle esigenze del cliente. Ecco, mi sorprende il fatto che molti stanno cominciando a portare, almeno qui in Germania, questi tipi di modelli. Si vedeva una volta da Decathlon parcheggiata, ma adesso molte case presentano la loro cargo bike Specialized, questa qua, che porta appunto anche 2 bambini, cosa abbastanza strana da vedere in una marca come Specialized, però secondo me ha un suo perché, lo dico sempre io. Naturalmente dove ci sono delle e-bike o della bicicletta normalmente c'è anche Evoc, e infatti non manca il loro stand super fornito di tutte le valigie, borse, zaini, accessori per le vostre gite in e-bike. Se volete fare delle vacanze con le vostre e-bike, tenda da tetto, tutto Thule, porta bici, addirittura questo qua è un baulone che va fissato sul gancio traino e consente di mettergli anche una bici lì di dietro. Eccoci davanti all'Orbea Wild M-Team con il motore Bosch CX R, Chios 400C, una splendida colorazione. Entriamo da Cube. Ecco, la cosa bella, vedete, a parte la bicicletta che è molto bella, montata a Bosch chiaramente, però vedete anche i prezzi. E non è da tutti. Batteria estraibile, quella da 800. Interessante però il peso, 23,8 kg. Qua invece abbiamo la TM con la batteria da 600, ma il motore sempre CX da 100 Nm. Con la batteria da 600 raggiungiamo i 21,8 di peso, quindi niente male. È chiaro che dobbiamo rinunciare ai quei 200 watt di batteria che ti offre quella da 800, però molto più compatto il tubo obliquo e ne giova sicuramente tutte le forme della bicicletta. Guardiamo dei modelli un po' diversi dal solito. Parliamo di questa Simplon con il motore appunto della Pinion, motore e cambio integrati. Sì, abbiamo ancora il controller qua sopra sul manubrio che ormai l'abbiamo tra virgolette passato con queste nuove generazioni, comunque batteria estraibile. E qua vi faccio vedere appunto la cinghia del motore Pinion, quindi posteriore non c'è più cassetta, non c'è più niente, molto pulito, un tendicinghia appunto per tenerla sempre bene aderente alla puleggia frontale, e poi il motore cambio tutto qua dentro. Una scelta che
potrebbe avere un gran senso nei prossimi anni. Simplon. Un'altra scelta di Simplon è questa IMTB Lite, che però monta il motore della TQ da 60 Nm. Ecco, questo praticamente è come vedere una mountain bike classica, è veramente un motore stracompatto, ma comunque siamo arrivati ai 60 Nm, che sono una potenza non del tutto da sottovalutare per una IMTB Lite. Questa è una di quelle novità che sono tedesche ma prodotte in Spagna da male. Questo modello è l'M40, vedete, col frame trasparente. Avete già visto sicuramente degli altri video in Italia da altri content creator molto più blasonati di me, però il sistema è veramente batteria integrata da 800 watt, motore molto compatto che sprigiona fino a 105 Nm, e poi qua non si vede, ma nel posteriore, ormai è quasi diventato un must, questo modello qui di bicicletta c'è la ruota fonica, ragazzi. Ogni 3 cm di percorrenza sappiamo esattamente dov'è la nostra bicicletta, la nostra ruota, e quindi tutti i comportamenti. Il display integrato lì sopra nel frame, penso proprio che avrò la possibilità di provarla più tardi per voi. Tausend Dank, das war eine geniale Erfahrung. Also ich gebe es wieder. Die guten Vibes kann ich jetzt so weitergeben. Aber jetzt habe ich mal wirklich mal den Unterschied zwischen einem stattlichen guten Wiese Müller und dann kommt das. 30 Sekunden Mal so. Voller Fleisch abgeholt. Geil. Zum Stichwort Polen auch noch ein Wort. Ich habe es gerade gesagt, bis 19 Uhr sind wir heute für euch da. Dann Wir haben einen oben überrohren gewickelt. Und das ist dann kann ja Vado in vestizione, quindi pettorina, e cominciamo a provare un po' di mezzi, perché non possiamo solo parlare qua. Ragazzi, da questo punto inizia il test delle biciclette. Ecco, ho avuto la possibilità di provare una serie di motori, alcuni nuovi che non avevo mai provato, e vi posso dire che il livello in generale è molto alto. È chiaro che magari le marche che sono un po' più nuove possono sempre migliorare ancora. Perché? Perché hanno ancora magari da correggere qualcosina a livello software, magari implementano sempre cose nuove, provano comunque a ritagliarsi la loro fetta di mercato, ma vi ripeto, il livello è veramente alto. Sorprese? Sì, ho avuto delle piacevoli sorprese, ho avuto delle conferme, e questo era quello che mi interessava, ma davvero, al giorno d'oggi avete una quantità innumerevole di scelta e soprattutto tutte molto, ma molto personalizzabili. Quindi sta a voi far tante prove e cucirvi la bicicletta come volete voi. E cominciamo questa giornata di test. Cominciamo con la bicicletta motorizzata con il male, M40. Proviamo subito questo Dynamic Mode, che praticamente è un'auto. Ho fatto due tracciati diversi, uno per le mountain bike e uno per le urban. Ecco, 105 Nm, 850 watt di picco, e infatti io dico sempre che questi sono più che sufficienti. Ecco, qui cominciamo a salire.
Se più spingi sui pedali più lui ti dà. Infatti adesso sto spingendo poco. Wow, sì, è davvero reattivo quando sente la spinta, questo parte davvero. In questo percorso qui sì che si capisce come lavora il motore. That's good? Sì, il Dynamic è molto ma molto divertente perché appunto sente la vostra pedalata. Se la volete come trattorino che vi porta su, la mettete nella modalità 3, che praticamente è il turbo. E infatti spinge che fa impressione, è veramente performante. Il problema secondo me è la trasmissione con tutta questa potenza in salita. Che meraviglia ragazzi, bellissimo, percorso meraviglioso. Veramente veramente bello. Vi ricordo, ruota fonica presente che va a riconoscere ogni 3 cm dove è realmente la ruota, e display che vi consente naturalmente di personalizzare completamente la bici come volete voi, quindi tutte le assistenze, addirittura auto holding in salita, quindi la bicicletta non va all'indietro, e traction control, la nuova funzione che hanno messo, che appunto va a controllare la ruota e va a regolare di conseguenza il motore in maniera tale che la ruota non spinna. Wow, che tour che hanno costruito! Andiamo a spegnerlo un attimo. 2, 1, 0. Così è spento. Diciamo che l'attrito c'è per forza, sono i 18, però non è notevole. È chiaro che sì, ci sono delle motorizzazioni che magari fanno un pelino meglio, ma c'è veramente sulle virgole siamo, secondo me. Okay. Come dico sempre, siamo veramente a guardare le virgole, ma perché vedete questa è una motorizzazione tra virgolette relativamente nuova, ma ha già fatto passi da gigante. È sorprendente. Bravo Male, bel lavoro. Mi ci mette davvero la prova. No, qui il salto non lo faccio perché non mi voglio uccidere, anche perché non conosco la bici. Poi salita, vedete qui come spinge. Sì, non mi fa paura niente con questa.
Questo cos'è? Lo slalom rosso, blu. Mamma mia. Vedete come fa le wow. Vi faccio vedere il computerino, il display della Mahle qua. Adesso sono nel 3, il 4 è il Dynamic, che appunto si adatta alla vostra pedalata. 3 è il nostro Turbo, Tour, Eco 0, qui è spenta e come vi dicevo offre un pelo di resistenza, ma niente di eccezionalmente difficile da pedalare, assolutamente. Per il resto bicicletta comunque agile, motore potente. Ecco, queste sono le parti fondamentali di questa drive unit. Probabilmente se dovessi cucirmela su me stesso la terrei un po' meno reattiva, perché qui appena giro il pedale questa parte è impressionante. Allora, sono sopra all'Aventon che monta il motore X Ultra di loro proprietà, che però è derivazione Gobao, una di quelle tante marche che sfrutta appunto il Gobao e gli mette sopra alla fine il loro nome, perché lo personalizzano come vogliono. Motore che porta a 120 Nm in funzione boost, quindi molto importante. Vi dico subito una cosa, anche questo da spento si pedala non troppo difficilmente. E cominciamo a salire in auto, quindi sente la vostra spinta sui pedali. Sì. Ecco, questo è un po' più dai e togli questo, l'altro era più fluido il Mahle. Però arrivano tutti a potenze che alla fine non vi serve neanche il rocchetto più grande dietro. Però un altro sistema che secondo me ha senso, spinge tanto in auto, spinge di più che quell'altro, però quell'altro è più naturale secondo me. Comunque si guidano ormai veramente molto bene questi motori. Ecco, diciamo che con quell'altro l'auto magari è più reattivo, ma spinge un po' meno. Qui si spinge troppo forse. È più controllato come spinta, diciamo. Chiaramente con degli aggiornamenti software si fa di tutto. Che spettacolo qua sopra. Gobao, quindi cinese. Aventon è americana, ma il motore è Gobao. Motore e completamente il sistema, comunque il display anche, tutto sempre ultra personalizzabile. Un turbo
turbo davvero spinge forte. Comunque la bicicletta secondo me è valida. Si ritaglierà anche lui sicuramente il suo spazio in questo mercato, magari in biciclette non troppo expensive. Il turbo è troppo aggressivo, me lo metto in auto, questo salto qui come sempre non lo faccio neanche a piangere. Sente la pedalata, sì, ma la bicicletta è molto bilanciata. In auto guarda come spinge. Off. Sì. Molto molto bella da guidare e comunque da pedalare anche. Sì, un sistema Gobao che comunque, vedete, display touch, anche questo, stile Avinox, ormai diciamo che i cinesi si fanno subito riconoscere. Comunque è davvero, motorizzazione, drive unit, mi ha piacevolmente entusiasmato, davvero. E ci infiliamo nel percorso con la Turbolevo R, 105 Nm. Allora, l'ho provato a pedalare da spenta e vi posso dire che è un bel pedalare, non si sente, è molto molto performante come pedalata da spento. La bicicletta, rispetto a quello che ho provato fino ad ora, mi sembra anche molto agile, vabbè è la R infatti, e quindi anche leggera e si sente. Adesso andiamo a provare l'auto e vediamo come si comporta. Anche che fluidità nell'uscita. Adesso andiamo in salita. Cominciamo a fare questa salita in auto. Ecco, qui non si sente strappare, non fa niente. Qua vedete la differenza fra me e quello che mi è passato adesso. Ecco, lui era nel rocchetto più piccolo, a full power, e poi si dice che ci spaccano le catene. Ecco, queste sono le differenze. Vediamo come gestisce con la pedalata. Wow. Che spettacolo, ragazzi. Sì. Ecco. Vedete queste cose qui invece, voi che sminuite la levo, ecco, qua secondo me si sente proprio la fluidità e quello che vuol dire pedalare una bicicletta. Cioè, non dà strappi, sa sempre dove siete coi pedali, sente sempre la vostra cadenza, anche andando piano. Anche è meravigliosa, non mi ha mai fatto perdere l'anteriore scappando via
come magari facevano leggermente più o meno tutte le altre e-bike che ho fatto, che ho provato finora. Questa è proprio una bicicletta. Poi secondo me si gira anche in un niente, ma questa in salita ti fa divertire molti di voi. Su bella fluida, adesso provo a sbattere il turbo, ma comunque è sempre delicato, non tira mai quello strattone che ti fa perdere l'anteriore. Scusate magari il cambio marcia è sbagliato, ma non sono abituato a questi cambi wireless, sempre panorama. Adesso con questa bici qua provo ad andare in un posto diverso. Il turbo è acceso, andiamo su di qua. Sì, non vi ferma nessuno, cioè 840 watt e 105 Nm, non vi ferma nessuno con questa bicicletta qua. Quando parlo che siamo già arrivati al limite è realmente così, e io con lo zaino oggi supero i 100 di chili, va su che è un piacere, è davvero un piacere. Spinge e lui non strappa mai, e questa è la cosa bella. Damals haben sie dann festgestellt, da ist nicht mehr was heute Standard ist, ne? Boh, a molti di voi non piacerà la linea, la vedono pesante, però io vi dico, più ci salgo sopra nelle prove e più mi entusiasma questa Levo, è chiaro. Costa, perché costa, però che feeling nella pedalata, ragazzi, che feeling. Eccomi qua per il motore Pinion, ragazzi. Motore Pinion che secondo me ha grande senso, perché questa possibilità di evitare i pensieri di catena, pacco pignone, a scapito di, sì, probabilmente minor potenza, perché adesso le potenze sono salite talmente tanto, poi rumorosità, sì, è un lato molto negativo forse per alcuni, per altri magari dicono lo sento, so che è lì, è presente, non è magari anche precisissimo come un cambio posteriore, però in ogni modo è esente da manutenzione. 10.000 km gli cambiate l'olio e la cinghia in condizioni di asciutto mi dicevano che può raggiungere anche i 20.000 km. Ragazzi, anche lì stanno secondo me migliorando i materiali e gli allungano la vita di parecchio queste cinghie. Insomma, io un pensierino glielo farei. Insomma, io un pensierino glielo farei a questo motore. Lo sentite? Mentre sale, sì, si fa veramente sentire. Però se non dovete pagare niente per cassette, catene, è un giusto compromesso secondo voi? Non lo so, fatemelo sapere sotto nei commenti. Io lo apprezzo, anche lì diverse tipologie di batterie, lavora appunto con il partner Fit, quindi c'è qualcuno che monta batterie da 600, qualcuno che monta le batterie da 800, qualcuno che ha la possibilità magari di montare il range extender, dipende sempre da che bicicletta andate a comprare che porta questo sistema. Però in sé per sé a me personalmente
piace. Via con la prova. Da spento, quindi senza assistenza, pedalo molto bene questo Pinion io, veramente valido. Poi chiaro, c'è sempre quella pecca del rumore, un po' rumoroso. Adesso andiamo a provarlo su per quella salita dove secondo me il vincente al momento è Specialized. Quindi molto pedalabile da spento. Adesso andiamo a provarlo su per quella bella salita tosta, se è fluido oppure no. Qui abbiamo 85 Nm, però nelle marce basse possiamo arrivare fino a 160. C'è questa discussione sulla potenza che ha il Pinion, per come è fatta va a misurare Nm diversi. Dunque adesso scarichiamo le marce e vediamo come sale. E qua si sente tutta la rumorosità. Marcia leggera. E tutti vanno su in turbo con il rocchetto più piccolo. Ecco, se fatti così non è più una mountain bike davvero, e ora lì sì che la catena si distrugge, e non solo la catena. Ma a parte la rumorosità è molto fluido come motore. Secondo me se viene utilizzato in trail oppure comunque in zone anche magari d'inverno dove c'è il rischio di prendere su dello sporco e tutto, beh, la cinghia per quello è un passo avanti. Vi ripeto, viene su molto molto fluido in turbo, che poi qua si chiama fly, esatto. Qui abbiamo 4 modalità. Comunque si viene su davvero bene. Molto rumoroso però come sistema, sentite? Flex Flow Eco spento, queste sono le modalità che ha. La cosa valida è che voi siete fermi sui pedali, potete cambiare la marcia che vi pare senza dover girare i pedali. C'è una cosa che poi stanno implementando anche gli altri drive unit. Forcella a steli rovesciati molto interessante, la Intend. Ho visto il cartellino sotto la sella, 9.900 euro. Bella rigida questa forcella. Quando io dico che bisogna stare attenti comunque con le bike, anche se si ferma ai 25, vedete? Qua qualcuno è spinto un po' troppo e si è fatto male.
sistema pignon che con le marce più basse è più silenzioso, ma prima avete sentito a salire, molto rumoroso, però come pedalata ragazzi molto fluida. A me non dispiace assolutamente come sistema. Sono appena uscito dalla prova con la Mitec con il pignon, e allora parlando, cavolo, ma la gomma davanti è una 32. Sì ragazzi, monto la 32 davanti. Mi sembrava un po' alta davanti, ma anche molto rigida, e infatti mi hanno detto sì, è uno dei primi modelli che monta 32 e 29, diciamo come 29 e 27 e mezzo, però come rotola e come scavalca davanti mi dava molto l'impressione di rigidità. Comunque sembra che sia il nuovo trend vero del mercato, vedremo cosa succederà. Qua abbiamo Zoram con anche le sue biciclette, la nuova Zeb. New Proof. E qui ragazzi entriamo nel caldo, davvero caldo di tutti questi motori. Bicicletta prototipo, sì, era marchiata prototipo, quindi non era una versione ufficiale. Comunque la versione ufficiale esiste già, è vendibile. Parliamo di marche Atherton, marca gallese proveniente dai due fratelli del downhill, del freeride. Ecco, loro hanno fatto una bicicletta finalmente col motore elettrico S170E ed è ragazzi devastante. La cosa fondamentale di questa bicicletta? Tutta in alluminio, ma come è costruita? È costruita a sezioni, nel senso che hanno i tubi che si vanno a incastrare nelle loro giunture e vengono incollati e gli permette di portare sempre più dimensioni di telaio differenti, fino a 12 appunto. Come vi dicevo, bicicletta elettrica, sì, hanno portato anche loro il motore e hanno scelto naturalmente Avinox M2S con batteria da 700, non con quella da 800, quindi integrata nel telaio, la batteria è quella tonda di Avinox, che gli permette di sviluppare 1500 watt di potenza e 150 Nm, quindi veramente siamo a dei livelli altissimi. La cosa molto particolare di questa bici, che mi hanno detto in più persone del settore, è la sospensione posteriore, un DW 4 Links che hanno anche altre biciclette e che gli consentono appunto al massimi livelli di sostenere la potenza di quel motore. Sì, perché non tutte possono sostenere la potenza di quel motore. A certi livelli il telaio comincia ad avere un po' di flessioni quando siamo sotto carico con la spinta di quel motore lì. Quindi bicicletta fatta, diciamo, a regola d'arte, ottenibile solo in internet. Vi consiglio magari di guardare il loro sito internet. Finalmente in un colpo solo provo una masterclass delle biciclette insieme a questo Avinox M2S, quindi buona visione della prova. Ragazzi, sono su un missile terra-aria dell'Atherton con il motore M2S Avinox e vi dico, la sto usando in auto. Per me tutte quelle storie che ci siamo fatte che non risponde, che è poco reattivo, che non mi sembra di vedere un gran divario con i migliori. Adesso vediamo come scala in salita. Ho detto sono in auto, in off si pedala bene ed è soprattutto silenziosissimo. Via, cominciamo a salire.
turbo. Va bene ragazzi, ve lo dico sinceramente. Chi è che dice che non sente la pedalata? C'è qualche cavo che sbatte, ma questo fa parte del gioco delle test bike. Però ecco, io infatti mi stupivo di tutte queste parole dell'M2S che magari non è un motore all'altezza degli altri, dei competitor, ma boh, io vi confermo che per me è fantastico quanto i competitor. Ragazzi, questa bici qua non è scorbutica assolutamente, ve lo dico subito, è un gran mezzo. È chiaro che ha tanta potenza e quindi vi porta su senza problemi. Avrà tutti questi newton metro, ma li gestisce molto bene. Vediamo se ci dai del gas, spinge. Mamma mia, non voglio pesare in boost. Ragazzi, questa bici qua ha 700 watt di batteria e quindi vi consente di arrivare fino ai 1500 watt di potenza di picco e 150 Nm. Dite poco? Volete la bicicletta davvero per farci tutto, ecco, questa è una di quelle. Come spinge, ma come spinge questo Avinox, ragazzi. Io ripeto, faccio fatica a sorreggere questi cambi qui, devo capirli ancora su giù, però voglio dire, è veramente come spinge. Ci stacca 25, ma ci arriva in un nanosecondo. Motobicicletta prototipo, quindi non è proprio perfetta, però voglio dire, le caratteristiche del motore e comunque leggerezza e comportamento si sentono subito. Diciamo che questa spinta qui, quando muove il pedale, questo mezzo giro, ecco, c'è un mezzo giro dove praticamente il motore non spinge, ma quando attacca, ti porta su, che è un piacere, ma senza dare l'impressione che scappi via la bicicletta. Però ragazzi, che questa è una gran differenza, cioè è sempre tutto controllato. Questo è il suo luogo, bisogna provarla sicuramente qua. Come sale. Ciao ragazzi, qui le montagne non sono più un problema. Imbarazzante. Incredibile ma vero, ho trovato una Trek con il TQ da 60 Nm. Sì, questa si avvicina davvero ad una mountain bike.
però in turbo i 60 Nm si fanno sentire. Adesso voglio vedere come scala la salita, però sì, pedalata e silenziosità molto ma molto naturale, significativo il tipo di motore. Ecco, secondo me per il mio peso siamo un filino bassi come potenza massima. Quando cominci la salita ti trovi davvero a sentire degli sgratagliamenti della gente che si infila su in salita e comincia a cambiare troppo tardi, oppure va su con i rapporti straduri e si pianta nonostante provi ad andare su col turbo. Ecco, bisogna andare su in salita con i rapporti leggeri e lavorare chiaramente dopo col motore. Qui lo strappo è importante, però sì, diciamo che è un motore molto delicato, quindi non tira degli strappi o che altro, non si sente, ragazzi, è veramente silenzioso e siamo comunque arrivati a 60 Nm, quindi non ci distanziamo molto dai motori full power di 10 anni fa, solamente che la pedalata è molto più morbida, molto più armonica, molto più controllata. Adesso sto facendo questo strappo in turbo, il TQ ha 3 modalità, dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento, comunque dovrebbe essere già disponibile forse, dove c'è anche un nuovo controller qua che ti permette di mettere il boost. Chiaramente ti trovi con delle batterie piccole, usare molto il boost vuol dire anche bruciare molto in fretta la batteria. Ci fa più fatica, è chiaro. Qui siamo a potenze che sono la metà, se non di più, rispetto a un motore full power. Guarda che roba, questo qua è il rocchetto più duro e stava andando su col turbo a cannone. Secondo me la trasmissione gode a far così. Comunque è davvero strasilenzioso. E concludo così col Bosch generazione 5 CX, non l'R, ragazzi, il più venduto, il più malleabile CX generazione 5, appunto, con 100 Nm. Dato che oggi sono salito su tante e-bike, almeno andiamo a sentire come si comporta, se c'è tutta questa differenza. Ormai direi che lo conoscete alla grande, è chiaro che quando lo va a comparare con altri modelli, ecco, poi così freschi, nel senso che salti giù da una bici e dopo poco ne salti sopra un'altra, con un'altra motorizzazione riesci a vedere un po' di più le differenze, a mio avviso. Quindi generazione 5, pronto per la prova della salita, vediamo un po' come va. Adesso lo metto in MTB Plus. Quindi la funzione tipo auto, vediamo come si comporta nel primo strappo. Cominciamo a cambiare. E via.
Non ho niente da dire, ragazzi. Forse è un po' più rumoroso rispetto ad altri motori, ma questo magari lo sentite dal video, vi fate un'idea. Forse questo auto è un po' più reattivo rispetto ad altri motori che girano più rotondi. Però sì, niente da dire, ragazzi. Hanno detto del generazione 5 che era un motore silenzioso, probabilmente proprio i competitor sono arrivati ad ottimi livelli, addirittura migliori di questi forse. Da spento un motore direi facilmente pedalabile in piano, e comunque sale bene anche in MT Plus. Se metto il turbo 100 Nm, sì, giro praticamente quasi vuoto. Ma voi vi rendete conto che c'è proprio, questo è il problema. Adesso io non sono un professionista, però c'è gente proprio che prende la bicicletta elettrica e si vede, vuole comprare una mountain bike ma non sa usarla, ragazzi. Cioè vanno tutti su col rapporto duro, appena arrivano nella curva pretendono di spingere e dove pensano di andare? Pensano che il motore gli aiuti talmente tanto? Wir fahren auf den Busch. Sì, questo Mondrake Crafty RR comunque si guida bene, comunque nuovo Kios 400C. La cosa che mi piace è che non si sente sbattere niente. Poi comunque freni Maven, sì, ok, non il premium, però potere frenante ce l'hanno e soprattutto sono molto dosabili, e quando tiri si ferma la bici. 100 Nm sono più che sufficienti, ragazzi. Infatti la paura più grande è spaccare tutta la trasmissione. Adesso io mi fermo così, che sono da fermo, do un colpo di pedale, questo parte subito, è come se fosse sempre in tiro, vedi? Parte subito, dalla spinta, è reattivissimo, nonostante non abbia la ruota fonica, ragazzi. E-Bike Days 2026 terminati per me, ragazzi. Ascoltate i rumori che captate dal video, rumorosità del motore, i miei commenti comunque che vi faccio, se sentite dei rumori strani della bicicletta, perché sono importanti per indirizzarvi. Poi da lì dopo sta a voi scegliere il motore che fa più al caso vostro. Secondo me siamo arrivati a dei livelli altissimi, si gioca tutto con aggiornamenti software per migliorare sempre di più le cose e potenza, ma secondo me come potenza siamo già arrivati veramente a un limite, non serve di più. Il nuovo Avinox non è così come sembra, è cattivo ma non è così come mi aspettavo. Se il primo M1 mi aveva lasciato a bocca aperta, questo cioè, per l'amor del cielo, è forte, è potente, ma non è stravolgente.
Bosch, ragazzi, è una conferma. I 100 Nm in turbo sono per me molto ma molto malleabili e sufficienti per portarvi veramente dappertutto, e soprattutto rischiate di non distruggere costantemente quella trasmissione. Oggi davvero ne ho viste di tutti i colori. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Beh ragazzi, i Bike Days 2026 terminati, secondo me è stata una grandissima opportunità di provare tanti motori, sono stato contento di farlo. Chiaramente abbiamo ormai dei livelli estremamente elevati di potenza, ma anche estremamente fini nella gestione, diverse scelte. Diciamo che i motori cinesi hanno scelto la via della ruota fonica per migliorare la sensibilità e la conoscenza di che cosa sta succedendo alla ruota. Si aggiunge questa marca tedesca Mahle, che secondo me è una novità ormai presentata da altri youtuber, ma che mi ha fatto veramente piacere provare, perché il livello è veramente alto, ragazzi, è veramente alto. Una conferma per le IMTB Lite, questo TQ però con la versione da 60 Nm, che si avvicina veramente a una bicicletta analogica, ma soprattutto molto ma molto fluida nella pedalata. Beh, non mi resta che salutarvi, chiedervi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!